La cucina partenopea è sicuramente una tra le più ricche e varie d'Italia. Si spazia da meravigliosi piatti di pesce a sostanziose ricette di carne e dolci famosissimi. E poi c'è lei che tutti amiamo da nord a sud, la pizza. Della pizza, diventata ormai famosa in tutto il mondo, conosciamo storia e ricetta. Per questo oggi voglio preparare insieme a voi una variante altrettanto gustosa, la pizza fritta. Un involucro di pasta della pizza farcito con ogni bontà che il territorio offre e poi fritto, una goduria. E visto che sta vivendo una riscoperta proprio negli ultimi anni, merita di essere assaggiata, quindi mettiamoci all'opera. Quindi nella planetaria munita di gancio metto i 2 tipi di farina, aggiungo anche il lievito di birra disidratato, poi sciolgo il sale nell'acqua. Aziono la planetaria e poi unisco a filo l'acqua salata. L'impasto è pronto. Come vedete si è incordato, ovvero si è attorcigliato intorno al gancio e si è staccato completamente dalle pareti della ciotola. Ora che abbiamo il nostro impasto lo dividiamo in 4 pezzi dello stesso peso, all'incirca 175 grammi. Li pesiamo. Adesso con i nostri 4 pezzetti di impasto formeremo 4 palline, in questo modo. Ecco la prima. Metto le 4 palline su una teglia foderata con carta forno e le porto a lievitare nel forno spento per almeno 2 ore e mezza. Mentre le nostre palline di impasto lievitano, noi ci dedichiamo al ripieno. Ecco tutti gli ingredienti che ci serviranno. Faremo 2 tipi di ripieno: ricotta di bufala, mozzarella, fior di latte. Qui abbiamo della mortadella a cubetti e qui del salamino piccante a cubetti, basilico. Questi sono gli ingredienti. Iniziamo col tritare la mozzarella. Dopo aver tritato la mozzarella la metto dentro ad una ciotolina dove ho collocato un colino in modo che l'acqua in eccesso cada sul fondo. Questa è un'operazione che potete fare anche la sera prima, coprire magari poi la ciotola con la pellicola e lasciarla in frigorifero. Ecco fatto. E ora ci dedichiamo alla ricotta. È una ricotta di bufala, piuttosto cremosa. La metto in una ciotola e la mischio. Aggiungo giusto un goccio di acqua per renderla leggermente più fluida. Perfetto, abbiamo tutti gli ingredienti che ci servono per preparare la nostra pizza fritta. Qui ho la mia prima pallina lievitata. Ho messo un po' di farina sul piano di lavoro, ne metto anche un po' sopra la pallina e la stendo fino a ottenere un diametro di circa 30 cm. Ci siamo, abbiamo raggiunto il diametro desiderato. Ora è il momento di mettere al centro del nostro impasto circa 100 g di crema di ricotta, 60 g circa di mozzarella, i cubetti di mortadella e delle foglie di basilico spezzettate con le mani. Richiudiamo i bordi in questo modo, pressiamo molto bene con le dita ed ecco la nostra pizza fritta. La mia prima pizza fritta è pronta, mi dedico alla seconda, sarà identica alla prima ma con la variante del salamino piccante al posto della mortadella. Al momento della sua nascita la pizza fritta veniva condita con quello che si aveva a disposizione, soprattutto ricotta che arrivava dalle campagne a buon mercato e i ciccioli, pezzi di grasso di maiale scartati dai tagli pregiati, tradizione che si è tramandata anche fino ai giorni nostri. Condiamo la nostra pizza fritta sempre con ricotta
mozzarella fior di latte, salamino piccante e foglie di basilico fresche. Chiudiamo e sigilliamo molto bene i bordi. Come vedete davanti a me ho una bella padella piena di olio di arachidi portato a 170 gradi. Ci vado a immergere la mia prima pizza fritta. Fate attenzione a non scottarvi. Direi che è pronta. La togliamo dall'olio. E ora la seconda pizza fritta. Le pizze fritte sono pronte, possiamo servirle. Ed eccola qui da gustare rigorosamente con le mani.